Molti anni fa, quando arrivai al monastero, pensavo che la saggezza consistesse nel trovare le risposte giuste. Credevo che le persone più illuminate fossero quelle capaci di parlare con chiarezza, offrire consigli e spiegare ogni cosa. Poi incontrai il mio maestro, e lui mi insegnò qualcosa che non avevo mai considerato. Mi insegnò il valore del silenzio. Ricordo un giorno in particolare. Ero giovane, pieno di entusiasmo e convinto di avere qualcosa da dire su ogni argomento. Un uomo salì fino al monastero per parlare con il maestro. Aveva il volto stanco e gli occhi pieni di preoccupazione. Si sedette davanti a lui e iniziò a raccontare i suoi problemi. Parlò per quasi un'ora. Io aspettavo che il maestro gli offrisse una grande lezione, una risposta profonda, una soluzione capace di cambiare tutto. Ma il maestro rimase quasi sempre in silenzio. Ascoltò, annui e rimase presente. Quando l'uomo terminò il suo racconto, il maestro pronunciò poche parole. Eppure l'uomo si alzò con un volto completamente diverso. Sembrava più leggero, più sereno e più libero. Quando rimanemmo soli gli chiesi: «Maestro, quale consiglio gli hai dato?» Lui sorrise e disse: «Quasi nessuno». E allora perché sembrava così cambiato? Il maestro mi guardò e disse: «Perché oggi, forse per la prima volta dopo molto tempo, qualcuno lo ha ascoltato davvero. Quelle parole mi accompagnano ancora oggi, perché la maggior parte delle persone non ascolta. Aspetta semplicemente il proprio turno per parlare. Mentre l'altro racconta la sua esperienza, la mente sta già preparando una risposta, un giudizio, una soluzione o una difesa. Ma ascoltare davvero è diverso. Ascoltare significa mettere da parte se stessi per qualche istante. Significa concedere all'altra persona uno spazio sicuro in cui esistere. E questo è un atto profondamente spirituale, perché richiede presenza, umiltà e attenzione. Negli anni ho osservato qualcosa di sorprendente. Le persone che generano più fiducia non sono necessariamente quelle più intelligenti. Spesso sono quelle che fanno sentire gli altri compresi. Nel lavoro questo principio è ancora più evidente. Ricordo una donna che dirigeva un grande gruppo di collaboratori. Era competente, preparata e instancabile, eppure il suo team era spesso in tensione. Quando venne al monastero mi disse: «Non capisco, faccio tutto il possibile per aiutare le persone, ma continuano a esserci problemi». Così le chiesi: «Quanto tempo dedichi ad ascoltare senza interrompere?» Rimase in silenzio. Qualche mese dopo, tornò. Aveva iniziato a fare una cosa semplice. Durante le riunioni parlava meno e ascoltava di più. Faceva domande invece di dare immediatamente risposte. E qualcosa cambiò. Le persone iniziarono ad aprirsi. I conflitti diminuirono e la fiducia aumentò. Perché quando una persona si sente ascoltata, smette di sentirsi sola. E quando smette di sentirsi sola, diventa più disponibile a collaborare. Ma l'ascolto non riguarda solo gli altri, riguarda anche noi stessi. Molte persone trascorrono la vita evitando di ascoltare ciò che accade dentro di loro. Riempiono ogni momento con rumore, musica, notifiche, distrazioni e impegni. Perché il silenzio può fare paura. Nel silenzio emergono domande che spesso preferiremmo ignorare. Come sto davvero? Cosa sto inseguendo? Sono sulla strada giusta? Quando iniziai a meditare, una delle cose più difficili non fu stare fermo, fu ascoltare. Ascoltare i miei pensieri, le mie paure e le mie inquietudini. Ma più imparavo ad ascoltare senza giudicare, più iniziavo a comprendere. E questa è una grande verità della vita. La comprensione arriva dopo l'ascolto, mai prima. Ascolta gli altri prima di giudicarli. Ascolta il tuo corpo prima che sia costretto a gridare. Ascolta il tuo cuore prima che l'insoddisfazione diventi sofferenza. Ascolta il silenzio tra le parole, perché spesso è lì che si nasconde la verità. Oggi voglio lasciarti una pratica molto semplice. La prossima volta che qualcuno ti parla, prova a fare qualcosa di diverso. Non pensare immediatamente a cosa rispondere.
Non cercare subito una soluzione. Ascolta l'altra persona. Ascoltala davvero. Guarda negli occhi quella persona, sii presente e chiediti: sto cercando di rispondere o sto cercando di comprendere? Potresti scoprire che il dono più grande che puoi offrire non è un consiglio, è la tua attenzione. Ricorda, le persone dimenticano molte parole, ma raramente dimenticano come le hai fatte sentire quando le hai ascoltate davvero. Se questo messaggio ha risuonato in te, metti like al video, iscriviti al canale e scrivi nei commenti ciò che porterai con te.